Ciao a tutti ragazzi. Allora, dopo questa serie di 251 a caso, come avete visto dal titolo, oggi l'idea era quella di parlare appunto di questa cadenza così di cui si parla sempre, che è il 251, che poi fondamentalmente parte da lontano, cioè parte dalla cadenza più importante e più, diciamo, naturale che esista, che è poi quella del 5-1 del quinto grado che porta al primo grado. Cadenza che viene utilizzata costantemente da sempre per tornare a casa, diciamo. Abbiamo già analizzato nelle scorse puntate, chiamiamole così, di questi approfondimenti del mercoledì armonici, melodici e compagnia. Abbiamo già affrontato, dicevo, questo lato, quello appunto della cadenza principale e delle aree armoniche e di come ci aiutano a raggiungere poi i posti dove vogliamo andare, se vogliamo uscire di casa, se vogliamo tornare, se vogliamo mettere la testa fuori, tutti quei discorsi che abbiamo fatto l'altra volta. Poi in realtà si traducono in canzoni, cioè nel senso che poi tutte quelle cose, quelle tensioni e quei rilasci vengono utilizzati per creare delle canzoni, per creare piuttosto che musica in generale, perché l'atmosfera, tensione, appunto, e rilascio sono alla base delle emozioni che sono racchiuse nella musica, che poi vengono trasmesse oppure utilizzate, mettiamola così, anche può essere a volte, no? Per creare un certo tipo per dare un certo tipo di dimensione a quello che stiamo ascoltando. Ora, quei 251 che stavo facendo era un po' per richiamare l'attenzione sul fatto che una percentuale enorme di brani che sono così sono diventati quelli che si chiamano standard negli anni, contengono una quantità innumerevole di questi appunto 251. Ma da dove nasce questa cosa? Il 251 è fondamentalmente l'accordo costruito sul secondo grado, se siamo in si bemolle, do minore, fa 7, si bemolle maggiore. Allora, questo è, diciamo, il 251 per andare sul primo grado, quindi facciamo secondo grado, per questo lo chiamiamo 2, accordo costruito sul secondo grado, quindi do minore, fa, quinto grado, per andare in si bemolle, che è il primo grado. Allora, fondamentalmente stiamo passando dall'area sottodominante a quella dominante per tornare sull'area tonica. E l'area sottodominante è costituita, come sappiamo, dal quarto grado e dal secondo grado, che contengono al loro interno il quarto grado della scala maggiore, che tende al terzo. Questa tensione è quella che ci fa uscire di casa. Quando siamo ancora in casa, qui usciamo a perlustrare, a mettere la testa fuori, come dicevamo l'altra volta. Questo è un esempio che faccio un po' scemo, ma in realtà serve un po' per farci capire quando ci stiamo muovendo, perché andiamo a incontrare un accordo che contiene al suo interno il quarto grado della scala maggiore. Allora, il 2, oltre a contenere il quarto grado della scala, contiene anche il secondo grado, che in qualche modo è, come si può dire, un'attesa verso il primo, anche se meno forte di questo semitono, che tende in modo più prepotente all'accomodamento, diciamo. Invece qui, però, insomma, ci sono tutti e due, e c'è anche il sesto grado addirittura, che tende a questo, che tende al quinto grado della tonica. Quindi è forte come tensione, non è ancora la tensione quella dominante, ma comunque è una tensione forte. Questa tensione, adesso io comincio anche a inserire chiaramente l'estensione dell'accordo. Quindi aggiungo settime, aggiungo none e tredicesime sul quinto grado. Quindi abbiamo detto questi sono gli accordi estesi per tornare sulla tonica, passando dal 2, dall'accordo costruito sul secondo grado, al quinto grado e al primo grado. Ora noi stiamo ragionando per tornare sul primo grado, come stavo dicendo all'inizio, ma in realtà
Questo discorso poi, soprattutto negli standard, in un certo tipo di musica che è stata composta, è stata rivista, attenzione, in quegli anni, perché ricordatevi che gli standard come arrivano a noi, in molti casi, soprattutto dei brani vecchi, sono la revisione effettuata a posteriori di brani che erano più semplici, che magari facevano, per dire, primo e poi andavano sul quarto grado. E invece di fare solo questo diventavano, in condizioni diciamo poi posteriori anche per condire, arrangiare e per improvvisare sopra a questi brani, venivano aggiunte delle possibilità anche fuori dall'armonia, se la melodia lo permetteva. Perché? Perché in questo modo l'arrangiamento poteva essere più ricco, si potevano inserire dei colori in più, delle possibilità in più, che in questo caso non sono colori all'interno degli accordi, ma sono colori, gli accordi stessi diventano colori. Quindi, primo grado, voglio andare sul quarto grado. Passo da un 2-5-1 spostato, che sarà il 2-5-1 che mi porta sul quarto grado, considerando il quarto grado come target finale. Quindi se io dovessi fare quello che abbiamo fatto in Si bemolle, lo dovessi fare in Mi bemolle, che è il nostro nuovo target, io dovrei fare l'accordo costruito sul secondo grado della scala maggiore di Mi bemolle, che in questo caso è questa. Quindi avrei Fa minore, Si bemolle, Mi bemolle, per fare un 2-5-1 sul Mi bemolle. Quindi sono in Si bemolle maggiore, devo andare in Mi bemolle, passo dal sto suonando in Si bemolle, ma mi sto prendendo delle licenze per andare a incontrare degli accordi che sono all'interno della tonalità, ma raggiungendoli con delle cadenze che poi sono dei 2-5-1, basandomi per costruire questi 2-5-1 sull'accordo che voglio raggiungere. Quindi, se siamo in Si bemolle, e questa l'avrete sentita 1.000.000 di volte, voglio andare in Sol minore, perché quella di prima sul Mi bemolle è un classico, ma questo è un altro classico. Voglio andare in Sol minore. Per andare in Sol minore faccio un 2-5-1 costruito sul Sol minore, quindi in questo caso il primo accordo farà parte della tonalità in cui sono, ma questa dominante, che è Re maggiore per andare in Sol minore, comunque prenderà in prestito questa nota che non fa parte della tonalità e che è il quinto grado, la dominante, di Sol minore. Quindi questo perché? Perché Sol minore è la relativa minore di Si bemolle e, come dicevo l'altra volta in un video, molto spesso per accentuare la forza della cadenza prendiamo in prestito la terza maggiore del Re per creare la tensione sulla sensibile che atterrerà su Sol minore. Ma se io questa cosa la faccio in un altro accordo della tonalità, che può essere per esempio un accordo che fa parte dell'area tonica, e faccio per andare in Re minore, ma in realtà sono in Si bemolle, io ho preso in prestito, è un Mi semidiminuito, la settima per andare in Re minore. Per andare in Do minore. Chiaramente nel caso del minore, quando vogliamo raggiungere un accordo minore, dobbiamo considerare quello che abbiamo considerato nell'altro video l'altra volta. Le cadenze sono le stesse, ma chiaramente rispettano i gradi della scala, quindi fondamentalmente se io sono in Si bemolle o sono in Sol minore, il 2-5-1 di Sol minore, come abbiamo visto, il secondo grado sarà semidiminuito, per farla breve. E quindi nel momento in cui io voglio atterrare su Re minore, considerando di essere in Si bemolle, e magari la melodia me lo permette,
Adesso voglio atterrare su do minore per fare poi un 2-5-1 per andare in si bemolle, e posso far diventare questo e adesso sono su do minore, fa e torno in si bemolle. Ecco, questi sono, al momento ci sto giocando sopra, ma questi fondamentalmente sono delle cadenze che ci sono nei brani degli standard che capita di suonare o di analizzare o di studiare, questi accordi ne fanno parte e sono parte integrante di tutto questo sviluppo di canzoni che magari sono nate in modo semplice e poi si sono trasformate. Ci sono alcuni brani di cui si racconta che fossero molto molto semplici prima di diventare complessi così e rivisti e arrangiati, altri che sono stati scritti dopo avevano già comunque quell'intenzione lì, perché poi si è sviluppata l'improvvisazione ed è diventato importante avere a disposizione tutti questi accordi per poterci giocare sopra. Poi faremo un'analisi anche poi melodica di che cosa è nato attraverso questo tipo di approccio, no? Armonico. Però è importante questa cosa da considerare anche per trovare dei modi per così rendere interessanti questi 2-5-1 che possono essere chiaramente rimanere all'interno delle note che compongono la scala, in questo caso sto andando sulla tonica, ma che possono anche diventare invece più complessi, possiamo usare delle alterazioni, cominciare a considerare sulle dominanti delle alterazioni, cioè delle note che aiutino la già forte propensione dell'accordo di dominante a raggiungere la tonica o, nel caso di cui abbiamo parlato prima, a raggiungere l'accordo che vogliamo raggiungere. Possiamo aiutare, come dicevo, questo accordo a fare più calamita verso quello che è il target che vogliamo raggiungere. Quindi se noi abbiamo il secondo accordo, che può essere poi chiaramente strutturato come preferite, lì dipende dal genere e da dove vi trovate, perché a volte già questo può essere troppo e in altre situazioni invece appunto questo può essere considerato in altre circostanze piano cocktail, non so come dire, cioè, nonostante le alterazioni, perché chiaramente dipende dal genere e dal contesto musicale. Però in generale noi possiamo cominciare a ragionare in questi termini anche dal punto di vista armonico su che cosa noi abbiamo a disposizione per prendere in considerazione questi 2-5-1. Vi faccio un esempio. Un grande classico inizia con questa cadenza che è Mi semidiminuito, la settima e poi un altro 2-5 che è Do minore fa settima, uno via l'altro per poi, e non si fermano mai, non risolvono mai, diciamo, risolvono raramente, che poi è il trucco che c'è in un sacco di standard. Allora questo accordo per esempio può essere tutti questi accordi possono essere diciamo estesi e diventare appunto un po' più interessanti. Il semidiminuito esteso prende questo suono che non è male, poi quando andiamo sulla dominante lì possiamo sbizzarrirci, nel senso che di basso abbiamo il La come dominante, ma in questo caso per esempio, che è una cosa che ce ne sono tantissime di possibilità, questo è un classico con la diesis 5 e diesis 9, tutte queste cose poi le vedremo una per una, però era per dirvi che molto spesso quando sentite quel sound che sembra sempre costantemente spostarsi, in realtà quello che sta succedendo non è altro che questo, cioè se io faccio 2-5-1 per andare in Re minore e invece di andare in Re minore, considerando sempre di essere in Si bemolle, vado su Do minore e altero come prima, poi diventa minore questo per andare in Mi bemolle, per dire, poi avete capito, chi lo conosce sa di che pezzo sto parlando. Questo è un brano che è perfetto per l'esempio che volevo fare, cioè nel senso che
molti, come dicevo, di questi standard sono stati costruiti in questo modo o sono la rivisitazione, il riarrangiamento è fatto in questo modo. Io ricordo che anni fa mi piaceva suonare, io amo suonare la melodica perché mi ricorda un po' l'armonica, ma non sono capace di suonare l'armonica come vorrei, e quindi uso la melodica, che una buona melodica ha un buon suono, e mi ricordo che mi piaceva suonare sugli standard per imparare, insomma, a improvvisare solamente con le note, non so come dire, era importante come approccio per me, e poi a essere espressivo con il fiato, tutta una serie di cose. È una cosa che ho fatto per tanto tempo anche in alcuni dischi di amici che ho magari prodotto o arrangiato, magari il solo lo facevo con quella perché in certi contesti cantautorali, con l'orchestra, stava molto bene. E ricordo che mi ero appassionato ad alcuni standard, in particolare c'era un Over the Rainbow che era su un Ebersold e che aveva 30.251, perché ogni volta che ti trovi di fronte a un 251, e questo è quello che succede a quelli che il jazz lo sanno fare, cioè, lo lascio fare a quelli che lo sanno fare, ha nella testa tante idee, tante frasi, che poi lentamente diventano parte del proprio linguaggio, quello che stiamo cercando di fare da tempo. Quindi prossimamente analizzeremo un po' anche l'improvvisazione su questi 251. Era solamente per cominciare a darvi un'idea di come è nata questo discorso così importante su 251. Non è solamente una cadenza, diciamo così, basilare della musica, perché è quarto, quinto, è sottodominante e dominante tonica, ma anche perché appunto ha dato l'opportunità di dare un sound di un certo tipo a un sacco di cose. Ed è alla base di un certo tipo di genere che tutti quanti, insomma, chi più chi meno amiamo. Ecco, questo era un discorso chiaramente che riguardava in maniera particolare l'ambito, così, tra virgolette, del jazz e dintorni. Quindi io, come sempre, vi saluto, vi ringrazio. Era una piccola infarinatura che riguardava questo argomento. Spero che, come sempre, abbiate gradito. Siete sempre gentili, sempre molto, molto, molto cortesi nei miei confronti, e questo mi fa veramente piacere. Spero sia stato utile. Il telefono continua a mandare messaggi, mi scuso per questo. Come vi dicevo, vi saluto, vi ringrazio e spero sia stato utile. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima, anzi sabato, con un video sulle tastiere. Ciao.